Ciao a tutti, stasera è una serata fantastica. Sono qui alla Posada davanti al mare, con dietro questa foresta di Trinicaria, con qualche canino che abbaia in lontananza e dopo tanto tempo vorrei incominciare a parlare della vacanza Italcaribe. E lo farò in due o tre parti perché voglio spiegarvi bene. La vacanza Italcaribe perché? Perché tanta gente mi dice, oggi un amico maremmano mi ha detto Guido, si vede i tuoi video, siamo interessati a venire a vedere l'isola, come comincia la vacanza con te, come ci si organizza? E questo mi ha dato lo spunto e anche la consapevolezza che è troppo tempo che parlo di tante cose ma non parlo di quello che poi alla fine dei giochi è quello che mi piace fare, cioè organizzarvi la vacanza qui come a casa e che voi state qui, vi sentite bene e quando tornate dite a chi vi domanda siamo stati in paradiso e Guido ci ha fatto stare molto bene e molto tranquilli. Quindi la vacanza Italcaribe come comincia? Comincia cercando un volo dall'Italia, dalla Spagna, da Trinidad, da Tenerife, da dove siete, e fino a Caracas. È obbligatorio arrivare a Caracas perché o state a Mosca e a Varsavia e allora prendete un volo e venite all'isola direttamente, o se no da qualunque altra parte del mondo si arriva direttamente a Caracas. Come si cerca questo volo? Se volete ve lo cerco io. Per una cosa molto semplice andate su skyscanner.it, mettete tutte le vostre cosine, la data, quante persone siete, se accettate scali, se volete prima classe, seconda classe, se avete bambini, e chiedete un preventivo. Vi viene fuori tutta una schermata di voli, guardate quei due o tre che secondo voi sono quelli che fanno al caso vostro, sia come portafoglio, che come orari, che come scali, che come e poi o lo comprate direttamente o, consiglio mio, mi mandate un bel WhatsApp a questo numero dicendo Guido, guarda, ho trovato questo, questo e quest'altro, che dici, possiamo ti sembra un volo buono? Perché dico questo? Non perché voglio controllare gli affari vostri, lo dico nel vostro interesse perché? Perché arrivando a Caracas in un orario, in un giorno, con una determinata compagnia, ci sta che alle 7:30 la sera con laser potete venire direttamente all'isola. Mentre se lo fate arrivando in orari che non potete prendere questo volo delle 7:30 la sera, che ricordate esiste dal lunedì al venerdì, fino a ora, poi se cambiano un altro discorso, sabato e la domenica non c'è, per cui dovete arrivare per prendere questo volo a Caracas dal lunedì al venerdì e in un orario che non superi le 3:30 del pomeriggio. Perché? Perché dovete ritirare i bagagli, perché dovete fare dogana e perché dovete andare all'aeroporto nazionale, che ci andate a piedi perché sono 500 metri, ma ci dovete andare, e essere al banco della compagnia aerea nazionale 2 ore prima. Per cui, insomma, bisogna arrivare in tempo per fare questa cosa. Fatto questo, cioè cercato il volo aereo che a voi vi interessa, potete scegliere se comprare il volo aereo fino a Porlamar soli, non ve lo consiglio, perché è vero risparmiate 5 dollari, però incappate in tutta una serie di situazioni di internet che se c'è un cambio orario sull'internazionale, se c'è un cambio data, se c'è il biglietto che avete comprato su internet non vi serve più a niente perché poi voi potete cominciare a cercare la Laser, la Conviasa, l'Avior, l'Estelar, tutte compagnie che fanno questo tratto, ma nessuno vi risponde. Per cui, siccome io sono qui, consiglio, Italcaribe, no Guido, è quello di comprare i biglietti fino a Caracas, magari dopo un consiglio, e poi dopo
delegate a noi quello che è comprare il volo nazionale. Ripeto, non lo faccio per le $5, ma chi, e mi piacerebbe che commentassero a questo video, chi ha voluto comprare il biglietto per conto suo 9 volte su 10 o è arrivato tardi o ha dovuto ricomprare il biglietto o molto semplicemente, come è successo stamani, dice Guido, abbiamo fatto la vacanza fai da te, ora però ci devi dare, per favore, no ci devi dare, per favore dacci una mano perché non ci si è capito nulla nell'isola, come fare, dove andare, dove è la gente, dove sono i locali e compagnia bella. Per cui c'era questa volta, anche se non dico il nome perché sennò poi il copyright e tutta questa storia mi bloccano il video, però vi ricordate lo slogan di una grande compagnia turistica, vacanza fai da te? Ai 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 ai. Ecco, allora venite a Margarita per vacanza o per piacere o per quello che volete, senza Italcaribe, ai 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 ai. Vabbè. Io direi la prima parte della vacanza Italcaribe finisce qui. A parte di questo vi dico solo un'ultimissima cosa: prenotate se vi informate con Italcaribe avete tutta una serie di vantaggi, perché a me piace seguirvi da prima che partite a quando atterrate con il viaggio di ritorno. E ripeto, sono anni, non ho nessunissimo tipo di problema a incitarvi a domandare a quelli che commentano, che ci sono già stati, e sentire cosa vuol dire venire con Italcaribe all'Isla Margarita e cosa e come si sono sentiti, sia se tutto è andato bene, sia se hanno avuto qualche problemino normale che può capitare nella vacanza. A disposizione signori, ci vediamo presto per la seconda parte del viaggio con Italcaribe, dove parleremo, una volta arrivati a Caracas, cosa succede. Va bene? Ciao! Da un posto meraviglioso. Fatemi le domande, perché le domande che mi fate a questi video servono a tutti quelli che poi leggono le risposte. Ok?